Welcome. Questa nuova avventura ci porta nel nord del Piemonte. Streghe, divinità celtiche, acqua di Colonia, leggende e luoghi suggestivi. Buon divertimento! Lo sapevi che con la parola strega evochiamo ben 3 figure distinte? Una è l'icona pop che ha cappello a punta e la scopa, ed è una costruzione culturale novecentesca americana innestata su radici folcloristiche nord-europee molto più antiche. L'altra è la vittima storica dei processi inquisitori, usata come capro espiatorio. E l'ultima è la guaritrice ancestrale, depositaria di saperi botanici e rituali pagani. A quale di queste donne pensi quando dici strega? Clarissa e Gustave, conosco i vostri piani e non vi permetterò di intralciare i miei. Oggi, mio caro Gustave, andiamo a Crovio di Baceno. Andiamo. Crovio è il paese delle streghe, in realtà donne erboriste che tramandavano culture esoteriche antiche. Di origini celtiche, erano devote al dio Cervo o Cernunno, da cui il nome del monte Cervandone, che ha la stessa radice del Cervino. In questa bella giornata, in questi luoghi così ben conservati, ma cosa vedo laggiù? Un incantamento! Non c'è altra spiegazione. Guarda le donne. Ho un brutto presagio. Sono tutte addormentate e la loro protezione è indispensabile per certi equilibri. Sono secoli che non accadeva qualcosa di simile a Crovio. Dobbiamo correre alle marmitte. Le marmitte sono cavità cilindriche, un fenomeno erosivo. Un sortilegio. Come pensavo. Sta dando forza al diavolo che sta per liberare la sua coda incastrata tra i 2 massi. Guarda! Se dovesse far cadere il masso, provocherebbe pestilenza e malattie. Dobbiamo andare a Colonia e fare un sortileggio più grande. La casa museo ci porterà a destinazione, bisogna solo aver pazienza. Tra poco prepara un tè. Ci sono più cose in cielo ed in terra che nella tua filosofia, Gustave. Eccoci a Colonia. Devi sapere che le farmacie del 1700 somigliavano molto a dei laboratori alchemici. Lui è Giovanni Paolo Feminis, l'inventore dell'acqua mirabilis. Clarissa, Gustave, a cosa devo la vostra visita, amici miei? Abbiamo bisogno di lei, maestro, e della sua scienza. Una pozione che possa mutare gli eventi, ora le spiego. Sono qui, Clarissa. Andiamo nel laboratorio. Creare una pozione non è troppo diverso che creare l'acqua di Colonia. Le note di testa sono le prime che avverti appena spruzzi il profumo. Le note di cuore emergono dopo che le note di testa svaniscono. Rappresentano l'anima della fragranza. Mentre le note di fondo sono le più persistenti e rimangono sulla pelle per ore. Ma qual è l'ingrediente segreto di ogni pozione di successo? Il bergamotto. Il bergamotto. Immaginate l'Europa sul finire del Seicento. Grazie alle nuove rotte commerciali aperte con l'Oriente, frutti straordinari come questo e come spezie rare cominciarono ad arrivare nel cuore del nostro continente. Ed è proprio il bergamotto, la base essenziale di circa 25-30 essenze che compongono l'acqua di Colonia. In questo clima di fermento e scoperta, Giovanni Paolo Feminis, che ha origini vigezzine, nato nella piccola frazione di Crana, ebbe un'intuizione geniale. La sua celebre acqua mirabilis nacque come essenza lenitiva, apprezzatissima per le sue proprietà medicamentose o come sostituto degli alcolici da bere. La vera consacrazione commerciale arrivò però con Giovanni Maria Farina e i suoi eredi. Quando Jean-Marie Farina, anch'egli vigezzino, aprì la sua maison a Parigi nel 1806, si trovò a un bivio strategico: farmacia o cosmesi. Scelse la seconda, quella più lucrosa.
E fu una mossa vincente. Grazie a quello spirito imprenditoriale, l'intuizione di un semplice valligiano divenne una leggenda amata da regnanti, da Goethe e da Napoleone. Al Museo dell'Acqua di Colonia, a Santa Maria Maggiore, una preziosa installazione interattiva riesce a condurre in questa incredibile storia. L'universo ha usurpato la dimensione infinita della speranza. L'oscuro gioco sta solo cominciando. Pestilenza e carestia, come mi piace la vita mia! Feel the darkness take you. Now! Le matrone protettive di questo luogo stanno ancora dormendo. Solo la badessa ha il tocco per fare questo rintocco. Spingi, mio amato! Spingi! Che il tempo degli antichi dei è finito! Ritorni l'era del simbolo e del pregiudizio! Ritorni la peste dell'Inquisizione! Si è spento ogni barlume di immaginazione! L'universo non è che un immenso archivio! Ho messo la pozione magica al bergamotto nel motore. Andiamo a svegliare Cernunno. I miei poteri si stanno affievolendo! Oh! Maledette, ora vengo a prendervi! Maledette radici, lasciatemi! Eccomi, scialbe amiche! Vi spazzo via a mani nude! Ma che succede? Vermi striscianti, non oserete! No! No! Il demone torna nel mondo dell'invisibile. Torna ad essere una voce che sussurra. Torno negli abissi, dove la verità non libera, ma dove almeno l'inferno somiglia all'inferno. Le storie più belle sono quelle con un lieto fine. Grazie. Per conoscere più a fondo la storia e le leggende di Croveo ci sono fortunatamente i totem e le audioguide nel paese. Ad esempio, per conoscere meglio le caldaie del diavolo si possono leggere i cartelli.
E quale migliore occasione per visitare questi luoghi della festa delle streghe che si tiene a Croveo a fine luglio? A proposito, che fine avrà fatto la strega del nostro racconto? A noi streghe l'acqua non fa tanto bene. Grazie Clarissa.